Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare un lavoro a maglie alte senza che si vengano a formare questi buchi antiestetici. Come potete vedere, questo è come viene lavorato solitamente con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Noi questo non lo vogliamo vedere, altrimenti il nostro lavoro verrebbe tutto bucherellato e brutto. Vogliamo vedere questo, un lavoro pulito, senza i buchini delle 3 catenelle iniziali. Nel tutorial vi vado ad esporre 3 soluzioni e voi potrete scegliere quale utilizzare per sostituire le 3 catenelle iniziali e avere un lavoro pulito ed omogeneo. Ok, vediamo solitamente come viene fatto un lavoro a maglie alte. Quindi inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i 2 fili. Ora vado ad avviare 23 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le prime 3 catenelle rappresentano la mia prima maglia alta, quindi ora vado a fare la seconda, getto, entro nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3, 4, entro e inizio facendo una maglia alta in ogni punto. Quindi getto, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto questo procedimento fino alla fine delle catenelle. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. E questa è la prima riga. Nella riga 2 si inizia solitamente facendo 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Questa è la mia prima maglia alta. Giro il lavoro, quindi non vado ad entrare nel primo punto perché la prima maglia alta già l'ho fatta, vado a entrare nel secondo e vado a lavorare una maglia alta in ogni punto per un totale di 20 maglie alte. Quindi ecco che faccio la maglia alta ed ecco il primo problema, il buco. Ad ogni riga avrò questo problema perché mi si verrà a formare questo buco. Vi faccio vedere la riga che segue, andiamo un pochino più veloce, così vi faccio vedere che praticamente una volta a destra, una volta a sinistra si viene a creare questo buchino. Lavorato l'ultimo punto, non vi sbagliate perché un punto è composto dalla terza catenella che rappresenta la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, devo entrare qui nella terza catenella e fare una maglia alta. Quindi chiudo 2 e chiudo 2. Questa è la seconda riga. Nella riga che segue, stesso identico procedimento, 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare una maglia alta in ogni punto. Ed ecco che si è creato un altro buchino. Quindi ogni riga si verrà a creare un buchino antiestetico.
Ho lavorato qualche riga e questo è il risultato finale. Come potete vedere è pieno di buchini. Quindi abbiamo ben 3 modi per risolvere il problema. Iniziamo sempre facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio i 2 fili e vado ad avviare le solite 23 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Per la prima riga semplicemente si utilizza lo stesso procedimento, si saltano le prime 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella quarta e faccio una fila di maglie alte, una in ogni punto. Qui non si crea nessun foro, quindi tranquillamente vado a lavorare come farai normalmente. Quindi tranquillamente proseguo a lavorare. Ed ecco che la prima riga è completata. Andiamo subito a vedere la prima soluzione per risolvere il problema dei buchini. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro. Solitamente io salto questo punto perché la prima maglia alta viene sostituita da 3 catenelle, come vi ho già fatto vedere, e quindi resterebbe il buco. Invece io questo punto questa volta lo vado a lavorare. Tiro un pochino il filo, poco poco, getto, entro qui in questo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. Tirando un pochino il filo mantengo l'altezza della maglia alta e non si è venuto a creare il buchino. Ora proseguo con una maglia alta in ogni punto fino alla fine della riga. E questa è la prima soluzione. Andiamo a vedere la seconda soluzione. Sono arrivata al termine della riga, quindi inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio facendo una maglia bassa. Ora cosa faccio? Non va bene, io devo fare una maglia alta, quindi vado ad entrare qui, prendo questo filo e questi 2 fili. Non so se riesco a farveli vedere bene. Eccoli qui. Vi faccio vedere, entro da qui, prendo il primo filo è questo, il secondo è questo. Prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. Così ho sostituito la prima maglia alta e non si è venuto a creare quel buco antiestetico. Quindi vado a proseguire fino alla fine della riga con una maglia alta in ogni punto, lavorandola come sappiamo fare. Ed ecco che anche in questo caso non c'è nessun buco antiestetico, vedete, né qui e nemmeno di qua. Ora andiamo a vedere l'ultima soluzione, che in realtà ho già pubblicato sul mio canale. L'ultima soluzione è girare completamente il lavoro, non faccio nessuna catenella, guardate, vi faccio vedere, faccio giù l'ultima maglia alta, qui è l'ultimo punto, vado a fare la maglia alta, così almeno capite bene. E questa è l'ultima della riga. Ora giro completamente il lavoro, tiro il filo all'incirca di 1 centimetro, più o meno 1 centimetro e mezzo, blocco con il dito, avvolgo il filo, vado a entrare qui nel primo punto
quindi dove devo andare a fare la prima maglia alta, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 e chiudo 2. Vedete, mi si crea anche la soletta, guardate, vi faccio vedere. Vado a proseguire con altre maglie alte e vi faccio vedere la sola della maglia alta. 1, 2, mi fermo. Ogni punto ha 2 fili che formano una V, quindi ho questo e in questo caso vedete c'è questo, quindi si è venuta a ricreare perfettamente la V, guardate. Quando andrò a lavorare il giro che segue, entro nella V, eccola, ed è perfetto. E anche in questo caso, come potete vedere, il buco antiestetico non c'è. La lavorazione è perfetta. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!